Ciao a tutti ragazzi, questo weekend è stato pieno di eventi sparsi un pochettino per tutto il mondo e abbiamo diversi spoiler di cui parlare. In particolare una nuova carta expansion slot di Super Slam e ben due Armory Deck. Vi anticipo già che non sono proprio convintissimo di questi spoiler, se non per uno di questi in particolare, che sarà poi quello da cui iniziamo. Perché ci sono tante domande, ovviamente sono soltanto delle analisi iniziali, non conosciamo bene tutto, però la direzione che forse si vuole dare ad alcuni di questi spoiler, che sono poi gli Armory Deck, senza girarci troppo intorno, non mi fa proprio impazzire, però adesso entriamo nel dettaglio di ognuno di questi. Allora, iniziamo subito con la nota più lieta, ovvero la specializzazione di Kassai, Blood Follows Blade. A parte un'art bellissima di per sé, carta gialla, blocca per 3, costo 0, è una specializzazione per l'appunto, quindi la può usare soltanto Kassai. La target Sword Attack, quindi l'attacco con spada, non per forza con la Sintari, prende Goegen e sull'Onit crea un Sintari Salesworth Token, che sarebbe il mercenario. Ora, a me questa carta piace tantissimo, ripeto, non soltanto per l'art, ma perché l'effetto sistema alcuni dei matchup un pochettino più critici per Kassai. Ora, non sono un grandissimo esperto di Kassai, ma per quel po' che ci ho giocato contro e che l'ho testata a suo tempo, soffre parecchio in matchup molto che bloccano tanto. Quindi, ad esempio, Guardian, quindi ad esempio matchup più fatigue, con la possibilità di poter creare questi i Saleswords si aiuta ad avere maggiori attacchi con Gogen. Quindi sicuramente una carta ottima perché sistema dei matchup che erano non propriamente positivi per Kassai e quindi sicuramente un'aggiunta di valore al roster di carte di questo eroe. Quindi per quanto riguarda questo spoiler penso che tutti i giocatori di Kassai possono esserne contenti. Probabilmente una carta più da side che da main. Però ovviamente poi lì gli esperti di Kassai lavoreranno per inserirla nella lista nel modo migliore possibile. Arriviamo quindi alle note un pochettino più dolenti. Partiamo con il primo Armory Deck, che è quello di Arachni. Arachni avrà un suo Armory Deck, ovviamente Arachni Sleep Through the Cracks, in arte Slippy, e uscirà il 12 dicembre di quest'anno e al suo interno l'unica carta che è stata spoilerata è Meat Madness, carta blu, costo 0, blocca 3, attacca per 3, quindi non arriva al breakpoint e sull'Onit si sceglie uno di questi effetti a random. La carta specifica è una carta Chaos Assassin, quindi ritorna questa parola chiave Chaos all'interno della build di Arachni. Casualmente scegliamo, casualmente si sceglie, l'avversario sceglie una carta nella sua mano e la banisce, l'avversario banisce la carta nel suo arsenale, poi se ne hai due ovviamente scegli la carta nell'arsenale da banisciare, oppure banisci la carta da cima al mazzo. Questo effetto è randomico. E qui ovviamente c'è sempre un po' di matematica da fare, perché se abbiamo l'arsenale, noi avversario abbiamo l'arsenale messo, allora questa carta è efficace due volte su tre. Mentre invece se noi non abbiamo l'arsenale, questa carta è efficace una volta su tre, supponendo che scartare la carta da cima al mazzo non è una disruption così preponderante, mentre invece nel caso in cui non ci fosse arsenale ed esce il banish dall'arsenale, la carta andrebbe completamente a vuoto. Quindi quello che io suppongo sta succedendo con questo Armory Deck è che si vuole dare una direzione più orientata verso la parola chiave Chaos ad Arachne Slip Through the Cracks rispetto alla build attuale, che è una build prettamente aggro e che non usa quasi per niente la parola Chaos, se non qualche lista che gioca la gemma. Quindi
Diciamo che Arachne di base è un eroe già forte, quindi non penso che l'Armory Deck sarà un Armory Deck del tutto da dimenticare, perché comunque la meccanica Chaos è una meccanica casuale e normalmente nel competitivo più si riesce a limitare la casualità, meglio è, ovviamente ad eccezione di chi gioca Bruto, che ama la casualità per definizione. Uh, Vediamo ovviamente le altre carte quali saranno, perché non, questa è l'unica carta spoilerata, abbiamo sicuramente un nuovo set di equipment che dovranno essere spoilerati ed è da capire questi equip quanto andranno ad influenzare la meccanica Chaos, se lo faranno. Quindi tutto sommato su Arachni posso ancora avere qualche speranza, ma la vera nota dolente, almeno per il momento, sta nel secondo Armory Deck che è stato spoilerato, ovvero quello di Rhinar, che invece uscirà nei negozi il 14 novembre di quest'anno. Ora, anche in questo caso, con l'annuncio dell'Armory Deck di Rhinar ci è stata spoilerata una sua carta, che anche in questo caso è una specializzazione. Finalmente otteniamo la seconda carta blu a forza 6 per la classe Bruto, quindi carta blu, Alpha Instinct, costo 3, attacca 6, blocca 0. Ecco, già questo blocca 0 non mi fa del tutto impazzire. Poi il suo effetto è quando questa carta è scartata utilizzando Beachest, crea un Might Token. Ora, il dubbio che io mi pongo su questa carta è una carta blu che normalmente io voglio usare per pitchare e probabilmente la voglio avere nel secondo ciclo nel caso di un pesco scarto. Perché dovrei volerla scartare con Beachest? Considerando che Beachest non è uno scarto casuale, ma è uno scarto che io scelgo. Quindi, perché vorrei scartare una carta blu che è anche limitata nel mio mazzo, perché ho soltanto 6 copie di attacchi a forza 6 blu, quindi ho Breaker Romp e adesso sarà Alpha Instinct. Quindi non lo so, già di base questa cosa non mi fa impazzire e se lo faccio l'unico vantaggio che ottengo è fare un Might Token, che non mi sembra un vantaggio assolutamente da dire ah ok allora la scarto perché mi dà un vantaggio enorme, tipo alla base lo scarto una carta o cose simili. Faccio Might Token che per amor di Dio meglio di niente, però no, la userei più come mana, come pitch. Con ciò detto, ma non è neanche questo il dubbio vero e proprio, è sul fatto che questa carta mi fa capire che l'Armory Deck, come per Arachni il Chaos, con Rhinar invece stiamo cercando, o almeno sembra che si sta cercando, di portare l'Armory Deck sulla meccanica Beachest, che non è una brutta meccanica in sé, soltanto che bisogna fare un attimo anche qua un po' di matematica, perché la meccanica Beachest è una meccanica che al momento non riesce ad andare sopra value, se non utilizzando l'arma. E vi faccio subito un esempio. Allora, al momento la carta più forte almeno che mi sembra essere più forte con Beachest, è la action del Bruto, di cui adesso non ricordo il nome ma vi metto a schermo, che a costo 1 vi fa fare Beachest. Se fate Beachest il prossimo attacco Bruto ha più 5, se non lo fate ha più 3. Era rossa, costo 1, blocca 3. Ed è una action. Ora, mettendo insieme un attimo i pezzi del puzzle, che succede? Che se io voglio utilizzare questa carta per potenziare una attack action card, io ho bisogno di avere una mano a 4 carte, perché devo pagare il costo, usare la carta, scartare la carta e poi l'attacco. Quindi vuol dire che se io ad esempio voglio fare un classico attacco a forza 6, costo 2, devo pitchare una blu, Alpha Instinct ad esempio, utilizzare ovviamente la carta che mi potenzia l'attacco, usare Beachest, quindi scartare una terza carta e poi devo avere l'attacco. 4 carte per fare un attacco che verrà a forza 12. Scusatemi, a forza 11, perché sono 6 più 5. Quindi è comunque una giocata under value, perché 4 carte per 11. Adesso, a meno che io non attivo degli effetti particolarmente forti col Beachest, a parte l'Intimidate, capite che non è una giocata da dire ah, vale la pena prendersi tutti i danni del turno prima per fare questa giocata. Non è un turno di Blood Rush, per esempio. Quindi, quale alternativa c'è per giocare Beachest in un modo che ha value? Utilizzare l'arma.
Ora, l'arma di Reiner non ha nessun tipo di on-hit. Semplicemente, se io nel calcolo che ho fatto prima ci metto adesso un'arma, quindi ci metto la sua arma attuale, che succede? Che io con 3 carte, Peach, l'attacco che potenzia e la carta scartata, posso fare 4, posso fare 9. Diventa già una giocata in value, anzi faccio 10 perché ho scartato una carta forza 6 e quindi l'arma diventa 5. Quindi attacco 10 con 3 carte, che è già una giocata leggermente sopra il valore medio, cioè qualcosa. Mi permette di bloccare con una carta prima e quindi ancora è una mano che si può convertire in una giocata che ha value. Ma capite che comunque rispetto al power level attuale questa giocata è nettamente sottotono. Quindi cosa serve a questo Armory Deck per poter avere una chance di dare a Reiner qualche tool effettivamente efficace? Uno, secondo me, un'arma che ha Beat Chest nel suo effetto e che fa qualcosa che ha un senso, che è forte. Non deve essere rotto, ma deve essere forte. Un qualsiasi on-hit, ok? E delle carte simili alla carta che è uscita con ICs per Bruto. Se non ricordo male si chiama Bam Bam, la metto qua a schermo, e dà un on-hit alla clava. Allora lì ha senso. Allora lì io sto facendo Bitches, ad esempio, scarto una carta che dà un on-hit alla mia arma e allora faccio una giocata sopra value che deve essere rispettata. Ad esempio, se questa carta è scartata con Beachest, invece di creare un My Token, può dare più 3 alla tua arma. Per dire. Ok? Quindi vai a fare potenzi con 1, potenzi facendo Beachest. Spero di essermi spiegato. Ok? Quindi, arma con qualche on-hit, con qualcosa per cui ha senso giocare l'arma e ha senso usare Beachest. E poi una serie di equipment che devono andare a supportare questa meccanica. E poi delle carte che ha senso scartare con Beachest. Vi prego, Alpha Instinct non si scarta con Beachest, a meno che non sia obbligato da qualche divinità. Ma io non la scarterei mai per Beachest, sinceramente. Quindi qualcosa di un pochettino più... qualcosa di un pochettino più... come dire, che dà value nell'essere scartata con Beachest. Ecco, Alpha Instinct per me ha il testo bianco, a meno che poi non si inserisce nel mazzo in qualche modo, ma a vederla adesso, Alpha Instinct è soltanto forza 6 blu. Non posso manco dire blocca 3 perché non blocca neanche 3. Quindi, ragazzi, per concludere, sono un pochettino scettico su questi due Armory Deck, rimango comunque open mind, come si suol dire, nel essere smentito da spoiler futuri e sono molto contento della direzione invece che ha preso gli spoiler di Super Slam, Blood Follows Blade e anche la roba spoilerata un pochettino prima. Non è malvagissima, quindi sono veramente super curioso di vedere che cosa verrà spoilerato in questi altri 30 expansion slot che ci rimangono da conoscere. Quindi ragazzi, grazie per essere rimasti fino a questo punto del video. Ditemi le vostre impressioni, sono dei prodotti nuovi, sono dei prodotti che sicuramente influenzeranno il meta in qualche modo con qualche carta. Voi cosa ne pensate? Pensate che questi prodotti saranno validi? Cosa manca a questi prodotti per brillare? Fatemelo sapere nei commenti e ricordatevi di iscrivervi al canale per altri contenuti e per supportarmi. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a io!